Cari amici del canale, oggi parleremo di uno degli inverter più diffuso al mondo, questo. Voi lo vedete verde, ma c'è anche bianco, c'è giallo, c'è arancione. Viene prodotto in Cina da un'azienda, i cui capannoni sono grandi come un paese, ci sono centinaia e centinaia di lavoratori e viene distribuito e poi rimarchiato con il proprio nome da tantissime aziende in tutto il mondo, ma è sempre lui. Lo riconosciamo perché ha di solito i 4 tastini di regolazione con un display quasi quadrato. È un bel inverter perché è affidabile e fa quello che dice. Chiaramente ce n'è tantissimi modelli, quindi dovremo andare a scegliere quello che vogliamo, perché c'è il 12 volt, il 24 volt, il 48 volt, poi c'è quello con regolatore incorporato PWM o MPPT, ci sono da 3 kW sul 24 volt e da 5 kW anche sul 48 volt, quindi la gamma è veramente molto importante. Dobbiamo andare anche a capire una cosa, che al costo basso che viene venduto questo inverter abbiamo veramente tutto. Abbiamo l'inverter, il regolatore di carica, un caricabatterie incorporato connesso alla rete e abbiamo anche una funzione importantissima, cioè quella di poter utilizzare direttamente la corrente senza passare dalle batterie. Quindi tutte queste funzioni sintetizzate sono veramente tante in un inverter che ha un costo veramente contenuto rispetto agli inverter standard. Bisogna anche dire che ci sono alcune caratteristiche che lo rendono inferiore ad altri inverter, ai signori inverter, così come si dice. Ad esempio non ha internamente un trasformatore toroidale, quei trasformatori circolari con avvolgimento di rame che pesano. Un inverter così può pesare 5 kg, 7 kg, 8 kg rispetto ai 20, 25, 30 kg di un inverter con trasformatore toroidale che ha l'onda sinusoidale pura al 100% ed è l'unico che ha l'onda sinusoidale pura al 100%. Questi hanno l'onda sinusoidale pura, ma non della qualità del trasformatore toroidale. Questo è un aspetto importante per dire che le aziende che fanno inverter di qualità con componenti di qualità e fatti per quello scopo, non assemblati per tanti scopi come questo, hanno comunque un valore. Sono le grosse aziende che vendono prodotti di qualità che costano. Questo però nel suo equilibrio prezzo, qualità e prodotti inseriti è veramente eccezionale. Anche se non amo i video lunghi, questo video sarà inevitabilmente lungo perché dovremo andare a descrivere tutte le funzioni di programmazione di questo inverter, di questo regolatore di carica, l'allaccio alla rete, quanto vogliamo dal caricabatterie incorporato e quindi per forza tutti questi dettagli li voglio sintetizzare in un unico video che darà soddisfazione a tutti voi del canale che mi avete chiesto ma come si configura, soprattutto perché le istruzioni come al solito vengono date in cinese o in inglese. Per coloro che non masticano nessuna di queste due lingue è importante andare ad ascoltare tutto ciò in italiano finalmente per andare poi a programmarlo nel migliore dei modi. Questo video, al di là di questa presentazione che presenta un po' il prodotto, sarà diviso in 2 parti. La prima è il laboratorio, andremo di fronte a questo apparecchio e vedremo una sintesi delle funzioni perché step dopo step andremo avanti nei numeri che sono dallo 00 fino al 30 e passa, 35-36 mi sembra, e andremo a descrivere sommariamente tutto quanto e quindi già avremo un primo impatto visivo con lo screen, con il monitor. Poi andremo invece come al solito qui in lavagna perché queste funzioni, alcune sono molto semplici ma altre hanno bisogno di chiarimenti, come ad esempio il bulk, il flottaggio, l'equalizzazione, oramai argomenti scottanti del canale. Può essere usato per le litio? Sì, alcuni sono già dedicati per le litio, altri no, quindi dovremo un po' adattarli. Vi ricordo che questo è un canale fai da te, quindi ascoltate, poi andate voi a prendervi tutta quella che è l'esperienza per andare a sommarla alla vostra e fare le cose in maniera equilibrata. Non esiste una risposta unica, ma bisogna adattarlo alle circostanze. Io ho le batterie gel, sì, ma alcuni produttori dicono che va caricata a un certo voltaggio, altri a un altro voltaggio. Quindi queste sono indicazioni di questi test che sto facendo, ma vanno sempre da
da voi, dal vostro fai da te, adattate alle vostre circostanze personali. Mi raccomando, parliamo sempre di corrente, o sapete cosa fare o avvaletevi di esperti. Grazie. Buona visione e andiamo in laboratorio. Eccoci in laboratorio. L'inverter con regolatore di carica incorporato di cui parleremo oggi è proprio questo, che sia verde, bianco, marchiato con 10 tipologie di nome e di aziende, è sempre lui. Lo riconosciamo perché il pannello, la grafica e le funzioni e i 4 tasti di regolazione sono praticamente comuni in tutti gli inverter ibridi di questa tipologia, che sia 12 volt, 24 volt o 48 volt. L'azienda ne produce veramente un'enormità, ci sono da 1 kW, da 3 kW 24 volt, ci sono da 5 kW 48 volt e hanno tantissime funzioni. Oggi vedremo quali sono le funzioni e le vedremo sulla mia solita lavagna, in modo da andare anche a descriverle, anche a spiegarle e non solamente su un video piccolo dove di solito non si capisce a fondo di cosa stiamo parlando. Da questo display capiamo solo gli aspetti fondamentali legati al display, cioè questo è il tasto di accettazione, cioè con questo si ritorna alle funzioni programmate, quindi è una sorta di ESC, è una sorta di uscita come si usa nei computer. Questo al contrario invece è quello che tenuto premuto serve a entrare nella programmazione. Questi due, come indicato dalle frecce, saranno su e giù nella programmazione. Quindi con questi 4 tasti entriamo nel pannello di controllo e andiamo a fare modifiche che siano serie, che siano impostate bene a secondo del tipo di batteria che abbiamo. Di questi inverter con regolatore di carica incorporato ce ne sono fondamentalmente 3 categorie primarie. La prima, cosiddetta hobbistica, essenziale, comunque affidabile, è quella da 1000 volt ampere o 1000 watt che serve a dare corrente da una batteria ai nostri utilizzatori. Assorbe anche dai pannelli fotovoltaici e trasforma la corrente per essere introdotta nelle batterie. Questo è il più semplice. Dopo di questo, che ha un alto consumo di stand-by, quindi quello più basso da 1000 watt consuma intorno agli 80-100 watt in stand-by, ricordiamocelo. La seconda tipologia, cioè il 24 volt e il 48 volt, arrivano a potenze più alte, quindi sono 3 kW, 5 kW, riescono a gestire i pannelli sia in PWM che in MPPT e questo può fare la differenza. La terza tipologia riguarda quelli che invece possono essere connessi alla rete senza le batterie e quindi cosa faranno? Preleveranno la corrente dai pannelli, con il regolatore MPPT la proietteranno all'interno della rete e quando non c'è più il sole passeranno alla rete nazionale. Quello che vedremo oggi è la programmazione del più piccolo, del 12 volt che sto testando appunto, e poi farete voi il 24 e il 48. Comunque nel manuale che avete ci sono tante impostazioni, si tratta solo di capirle, dopodiché voi stessi con questo canale di Fai da Te andrete a collocare le mie informazioni e adattarle al vostro inverter in modo da ottimizzare quelle che sono le rese a 24 volt a 48 volt. Non cambia nulla, bisogna solo capire il concetto del come questo inverter col suo regolatore incorporato agisce. Qui faremo quindi una carrellata veloce che poi andremo a descrivere bene in lavagna. Questo è 00 l'escape, cioè la funzione con la quale premendo questo tasto andiamo ad uscire. Non va toccato niente, rimane così, molto semplice. Passiamo all'impostazione numero 1. Sol e priorità solare, poi vedremo i dettagli in lavagna. Sempre nella 1 c'è utility, cioè la priorità alla rete nazionale, e quest'altra funzione dà la priorità alle batterie. Quando le batterie raggiungono un voltaggio inferiore passerà alla rete nazionale. Eccoci in lavagna per spiegare tutte le funzioni. Partiamo dalla 01 che troviamo sul display, è divisa in 3 parti, la SOL UTI SBU. Cosa vuol dire? La prima funzione SOL significa che noi stiamo dando all'inverter l'energia solare
indiretta, cioè quando c'è il sole lui preleva direttamente dai pannelli. Se il sole non c'è o non basta per alimentare i carichi, lui preleverà anche dalla batteria, quindi insieme al sole. Quindi questa prima è una funzione di priorità solare, ma che si somma anche alla batteria. La seconda funzione, utility, è esattamente il contrario, cioè sarà la rete, cioè la 230 volt, che produrrà tutta l'energia per l'inverter. Nel caso in cui la rete venga a mancare o non ci sia, allora in quel caso lì si allaccia l'inverter al sole o alle batterie. Quindi questa è una funzione che dà la priorità alle utility, cioè alla 230 volt. La terza funzione, la SBU, che è quella che consiglio io per coloro che vogliono usare le batterie a pieno, è esattamente abbastanza simile alla prima, però ha una piccola differenza, ovvero questa dà la priorità al sole. Se non basta, intervengono le batterie e solo finché le batterie non hanno finito di lavorare, a quel punto lui passa all'utility, cioè alla 230 volt. Quindi la differenza tra questi due è esattamente questa, cioè questa sfrutta totalmente le batterie, mentre la prima crea una sorta di lavoro in contemporanea tra sole, batterie e utility che subentra insieme a queste due per poter far andare l'inverter. La funzione numero 2 ci fa scegliere quanti ampere di caricatore, perché questo inverter ricordiamoci che ha un caricabatterie anche incorporato, vogliamo dare 10 ampere quando siamo connessi alla corrente piuttosto che 20, 30, 40 fino a 50. Abbiamo la possibilità quindi di scegliere la scala, vedete qui, da 50 a 10 ampere. Questo non è il regolatore di carica solare, questo è il caricabatterie incorporato in questo inverter, che dà la possibilità, quando siamo attaccati alla rete, di caricare le batterie. Tutti i modelli hanno questa funzione, qualcuno come gli MPPT arriva fino a 60 ampere. Altri modelli invece come i 5 kW e MPPT possono arrivare anche a 120 ampere di caricabatterie, che è praticamente un'enormità. Vi ricordo che questa funzione riguarda il caricabatterie incorporato, ma se siete durante la giornata anche connessi ai pannelli fotovoltaici dove prelevate il sole, questa funzione riguarda il totale degli amperaggi. Questa funzione serve a stabilire il range di tensione accettata. Abbiamo APL come funzione che serve a stabilire un range da 90 a 280 volt e poi abbiamo l'altra funzione che è UPS, dove il range di tensione cala e si restringe da 170 a 280. Quindi mentre il primo è più di bocca buona e va bene per tutto, il secondo va usato quando vogliamo usare questo inverter come un UPS con degli interventi più precisi per quanto riguarda apparecchi elettronici sofisticati. Altra funzione utile, la numero 5, che tipo di batteria abbiamo? Vedete qui AGM, qua dice flooded, cioè a piombo acido libero, oppure use, che significa stabiliamo noi tutti i voltaggi e i parametri. Quando lasciamo a questa funzione possiamo gestire noi manualmente tutto ciò che vogliamo, anche ripiegando sulle litio, anche se questo inverter non è stato costruito per le litio, ma facendo molta attenzione. La funzione numero 6 è molto semplice, è la ripartenza. Quando c'è un sovraccarico e lui si ferma, possiamo in questo modo mettere così che è abilitata oppure così che è disabilitata. È una funzione importante perché se siamo assenti vogliamo che lui riparta nel caso che ci sia un sovraccarico e si vada a spegnere. Questo è l'auto restart nel caso di sovratemperatura. Quindi in questa funzione così è abilitato, se invece cambiamo lo disabilitiamo. Quindi in caso di sovratemperatura di tutte le schede interne, quando lui sente che c'è qualche anomalia sulle temperature, cosa va? Va a ripartire una volta che si è fermato. Questa è una funzione che considero importante, impostabile in questo modo.
La funzione 8 non c'è perché il manuale passa alla 9, la scelta della frequenza. Siamo in Europa, quindi 50 Hz. Se fossimo in America potremmo impostare anche 60 Hz. La funzione 10 non c'è, passiamo alla 11. Questa è la massima corrente di carica che ci dà il caricabatterie incorporato, non come quella di prima che teneva conto anche della totalità, compresi i pannelli. Qui se entriamo nelle funzioni vediamo che abbiamo la scelta di 20 A o 10 A. Lasciamo 20 in modo che quando andiamo sulla rete e decidiamo di caricare le batterie abbiamo la massima potenza. Questo è uno dei dettagli più importanti, cioè quando vogliamo tornare alla rete e dobbiamo selezionare sulla funzione 1 SBU. Quindi abbiamo la priorità solare, abbiamo tutto quello che abbiamo visto prima e questo lo descriveremo bene in lavagna perché questa funzione, la funzione numero 12, è quella che ci salva le batterie, ci salva l'impianto. Praticamente ve la riassumo, la 12 è il punto di ritorno alla rete, quella successiva invece è il punto di ritorno, la 13, alle batterie. Vedremo questi due, la 12 e la 13, sulla lavagna, sono molto importanti, sono fondamentali. La funzione 12 riceve un'influenza a seconda dell'impianto che abbiamo. Se abbiamo poche batterie e l'inverter che consuma con i suoi picchi, nel momento in cui abbiamo un picco, il voltaggio delle batterie, che sono poche, scende rapidamente, ma in realtà è sceso solo per sganciarsi, ma poi quando andiamo a controllare vediamo che il voltaggio è ancora alto. Ecco perché ci vuole una proporzione tra le batterie e l'inverter in modo da evitare che ci siano dei passaggi di tensione repentini verso il basso che potrebbero, in base alla funzione 12, sganciare l'inverter. Questa di solito, se vogliamo utilizzare delle batterie al piombo al 50%, viene impostata a 12 volt. Ma se abbiamo poche batterie possiamo anche fare 11,8. Perché? Perché al momento in cui avremo uno spunto a 12 resisterà, ma la prossima volta, magari dopo un'ora che abbiamo consumato ancora corrente, al prossimo spunto, cioè a 11,8, scenderà. Ma troveremo che le batterie in realtà, quando lui è passato a corrente, quindi si sono sganciate, sono a 12 volt. In questo modo abbiamo utilizzato le piombo al 50% perché se lasciamo 12 volt con poche batterie e scatta a motivo dello spunto, quello che succede è che troveremo dopo un secondo la batteria a 12,2,3 e questo significa che la stiamo usando solo al 40%, non al 50% come magari volevamo noi e quindi avevamo stabilito 12 volt. La funzione 13 è esattamente il contrario, cioè è sera, abbiamo consumato le batterie, è tornato alla rete e la mattina ritorna il sole e le batterie cominciano a salire. Quindi noi possiamo stabilire con la funzione 13 quando è il momento in cui dobbiamo ritornare alle batterie. Non facciamolo subito tipo 12,2, 12,3, lasciamo che il sole per mezz'ora, un'ora cominci a riempire un po' le batterie. Quindi potremmo, nel caso delle piombo, impostare ad esempio 12,6 o 12,8 a seconda del tipo di impianto che abbiamo. Ricordiamoci che anche qui la funzione dello spunto al contrario è importante, ovvero se abbiamo tanti pannelli può darsi che andiamo subito a 12,8, però se va via il sole in quell'istante magari torniamo subito a 12 e si risgancia ancora. Quindi in funzione dell'equilibrio che abbiamo creato, vedremo un video specifico su questo, cioè la proporzione tra i pannelli, la potenza dell'inverter e l'accumulo, in modo da creare quanto più possibile un equilibrio che evita gli sbalzi repentini sia in picchi di assorbimento che farebbero scendere le batterie troppo sganciando l'inverter, sia in picchi di carica che darebbero una sensazione all'inverter di essere pronto, ma in realtà se dovesse passare una nuvola si sgancerebbe ugualmente. Quindi questo equilibrio è fondamentale, lo vedremo come ho detto in uno dei video successivi. La funzione numero 16 riguarda il regolatore di carica. Qui abbiamo 4 funzioni talmente
importanti e complesse che le andiamo a vedere a lavagna, e sono OSO, cioè Only Sun, questa è la CUT, ovvero Utility First, sarebbe dire prima la rete, questa è la funzione CSO, cioè Solar First, cioè primariamente il sole, e quest'altra è la SNU, cioè Solar e Utility insieme, quindi l'energia solare e la rete insieme. Le vedremo queste in lavagna perché hanno bisogno di una spiegazione molto profonda. Eccoci alla funzione numero 16, molto importante, riguarda il regolatore di carica che è all'interno di questo inverter. Abbiamo qui 4 tipi di regolazioni. La prima, questa, è esattamente la possibilità che il sole carichi le batterie e faccia funzionare l'inverter. Quando non c'è il sole, passerà alla rete. La seconda, questa, è esattamente il contrario, cioè caricherà le batterie la rete e solo quando mancherà la rete passerà al sole, quindi lo possiamo definire un po' una funzione UPS, anche se un po' strana, perché noi amanti dell'energia fai da te questa funzione non vorremmo mai usarla. La terza funzione, questa, è esattamente l'insieme delle due, cioè il sole e la rete insieme per un massimo, come abbiamo visto nella spiegazione, di 50 ampere totali, vanno a caricare entrambe le batterie. E quella che invece interessa a coloro che sono off-grid, quindi è il senso di questo canale, è esattamente questa funzione, che è quella che io consiglio per eccellenza, cioè solo il sole e mai la rete vanno a caricare le batterie. In questo modo non consumeremo nulla dalla rete domestica. Attenzione, una cosa importante, vi ricordo, l'ho già detto nel video, che questo inverter, il 12 volts, non il 24 e il 48, hanno purtroppo un assorbimento in stand-by, cioè di presenza della rete, sempre legato agli 80, 90, 100 watt, che è tantissimo. Quindi se lasciamo sempre connessa la spina della 220, questi, anche se funzioneranno con il sole o con le batterie, andranno sempre ad assorbire dalla rete circa 80-90 watt, il che è un'enormità. La 17 non c'è, la 18 parla degli allarmi. Vogliamo gli allarmi che suonino? Lasciamo on, se invece mettiamo questa è, come vedete, off, quindi la scelta dell'allarme sonoro. A volte installiamo in uffici dove non ci siamo più, quindi è inutile lasciare l'allarme acceso, piuttosto che dove c'è gente che potremo disturbare, e questo fa una specie di suono di sirena, un bip lungo che va a segnalare che c'è un'anomalia che poi verificheremo a video. La funzione 19 serve a scegliere se andare sempre sullo schermo di default, sul display di default, oppure, come questa, stare nell'ultima schermata che si è scelti di vedere. Questo serve a lasciare la luce sempre spenta, come in questo caso, cioè la stiamo usando e poi da sola si spegne, o sempre accesa, cioè on. In questo modo avremo il display sempre attivo. Io comunque lascio l'off per non consumare chiaramente il pannellino del display. Questo è un altro allarme che segnala, in questo caso è spento off, in questo caso sarebbe acceso, io lo lascio off. Questo segnala quando la sorgente primaria è interrotta, quindi se stabiliamo di utilizzare il sole piuttosto che la rete, se questa è interrotta ci segnala l'anomalia attraverso il bip di allarme. Questa è una funzione interessante nel caso che le batterie non riescano a reggere il sovraccarico. Lui passerà automaticamente alla corrente. Anche qui c'è da spiegare alcune cose fondamentali in lavagna. Siamo alla funzione 23, anche questa è una funzione di protezione, ovvero tutti gli inverter hanno un limite di watt da poter dare ai nostri carichi. In questo caso stiamo considerando questo inverter da 1000 watt e teniamo presente che siamo a batteria, cioè il funzionamento è a batteria. A questo punto abbiamo un alto spunto. Peraltro cosa si intende? Che se stiamo funzionando a 3, 4, 500 watt e si accende un frigorifero, possiamo andare anche a 1200. Con questo alto spunto non succede niente. Perché? Perché
riesce a reggere questo inverter fino a quasi 2 kW di spunto. Quindi lui ha questo spunto, sentiremo un beep che abbiamo superato i 1000 watt, ma ritorna sempre a batteria. Ma se superiamo i 3-4 secondi, cosa succede? Che lui non riuscirà più a reggere questo carico e quindi se abbiamo abilitato la funzione 23, lui passerà in una frazione di secondo, quasi non ce ne accorgiamo, alla rete. Quindi il passaggio per uno spunto alto, forte, che supera nel caso del 12 volt i 2 kW, ma secondo anche ad esempio il 48 volt che sono 10 kW di spunto, il momento in cui superiamo questo c'è il passaggio alla rete. Una volta fatto il passaggio alla rete, dopo un tot di tempo, qualche secondo, un minuto, lui, che non trova più lo spunto alto, quindi è ancora nel range di lavoro dell'inverter, passerà automaticamente a batteria. Questa funzione serve a ricordare tutti gli errori che ci sono stati, quindi lui li memorizza. Se invece mettiamo disabilitato, cioè questo, lui non li memorizzerà. Eccoci qui alle funzioni fondamentali per le batterie al piombo. La 26 è il bulk, cioè a quanto devo portare la batteria, e la numero 27 è il floating, cioè il flottaggio. Una volta che l'ho portata al bulk, a quanto devo arrivare col float? Bene, ma vi starete chiedendo, e l'assorbimento, cioè l'absorption? Ebbene, qua non c'è. E voi direte, ma non c'è, quindi che vi devo dire? Qua non c'è l'assorbimento. È la problematica di cui parlo spesso. Vedremo dopo in lavagna alcuni dettagli fondamentali. Eccoci quindi alle funzioni direi più importanti per le piombo, ma valide anche per le litio, cioè il bulk con la 26 e il float con la funzione 27. Allora, per le litio è completamente diverso, non si fa bulk e flottaggio, ma si fa solo una carica massima sul bulk, dopodiché si scende leggermente per stare in carica continua a una tensione molto inferiore. Però parliamo delle piombo, il bulk e il flottaggio sono due funzioni fondamentali, ovvero quando il sole inizia a caricare bisogna dare la massima corrente alla tensione prestabilita dalla batteria e quindi tutta la corrente entra nelle batterie al piombo. Quando ha finito il bulk, cioè quando la batteria ha raggiunto questa funzione, deve entrare nella funzione di assorbimento, cioè absorption, che qua non c'è. Ora, contattando le case madri mi hanno detto no, c'è un algoritmo che le comprende nel bulk dove calcola la salita, ma non è così, perché quando la batteria viene caricata dai pannelli fotovoltaici e arriva al suo bulk, poi deve stare a tensione costante praticamente la funzione è questa: dalla batteria scarica entra tutta la corrente fino alla tensione prestabilita, è qui che la tensione si stabilizza e scende la corrente. Questa è la funzione di assorbimento, dove la batteria è in questo frangente di tempo che si carica totalmente, quindi avremo una tensione costante e una corrente che sale, dopodiché la corrente rimane in discesa, cioè ne entra meno nelle batterie per permettere di caricarla. A quel punto lì, dopo la stabilizzazione, entriamo nel flottaggio, cioè a una tensione più bassa, che è questa funzione 27, dove la batteria è carica, è stata caricata fino al massimo attraverso l'assorbimento e dopo nella discesa arriva al flottaggio. In questo frangente di tempo che dura qualche ora la batteria è carica e dipende molto anche dal pacco batteria che abbiamo, dalla dimensione, quanto tempo deve stare. Invece dai test effettuati cosa succede? Che l'inverter raggiunge subito questa posizione a seconda dei pannelli che abbiamo, dopodiché in pochi minuti passa a questa e quindi non ha fatto questo percorso. Questo è un aspetto molto negativo per le piombo, perché va a lungo andare a far solfatare le piombo. Del resto questo tempo lo dovremo calcolare noi, perché dipende dal pacco batterie che abbiamo, cioè quanto è grande
A quel punto, se noi abbiamo un pacco batterie grande, potremmo anche stare 3-4 ore con l'assorbimento. È chiaro che il sole che dura d'estate queste 7-8 ore, d'inverno anche meno, non ci consente di fare un assorbimento come vorremmo noi. Ecco perché, e passiamo dopo a identificarlo, c'è la funzione successiva che è quella della equalizzazione, cioè andiamo quindi a spingere le celle a un voltaggio più alto per andare a pareggiare quei disequilibri che si sono creati in funzione soprattutto del fatto che non abbiamo mai raggiunto la carica effettiva delle celle al piombo. Questa è una cosa importante, quindi vi consiglio anche di vedere il video sull'equalizzazione. E una volta fatto questo, le batterie entrano in flottaggio. Qui possono restare quanto vogliono. Questa è esattamente la tensione di mantenimento, cioè qua possono rimanere attaccate all'impianto che sente la tensione giusta di flottaggio, e quindi vanno a durare, ovviamente, se fossero fisse in questa posizione, 20 anni senza mai utilizzarle. Ma il punto importante è questo: manca la funzione di assorbimento, cioè quella centrale tra le due, e manca proprio perché non abbiamo la 26, 27, 28, ma è proprio 26, 27, sono consecutive, e questo è il classico lavoro che fanno gli UPS. Quindi questi inverter costruiti senza la funzione absorption purtroppo sulle piombo hanno delle difficoltà. Quindi che soluzione troviamo, visto che non c'è l'assorbimento? Quella che utilizzo io, ed è oramai più di un anno, sono 14 mesi che sto testando 3 di questi inverter, quella che ho trovato più comoda in funzione dei pannelli che avevo per la programmazione è quella di tarare allo stesso voltaggio sia il bulk che il float. A questo punto, se io metto ad esempio il bulk a 14,8 e metto il float a 14,8, cosa succede? Una volta che la corrente di carica e la tensione sono arrivati a 14,8, rimangono lì, e quindi in realtà inganno tutto il sistema facendogli credere che io ho stabilito che il flottaggio è a 14,8, e quindi in realtà lo sfrutto come absorption. Questo calcolo va fatto in maniera intelligente, perché sennò rischiamo di sovraccaricare le batterie, e queste alla fine si possono rovinare. Ecco perché, come si fa a calcolare? Lo strumento migliore per andare sempre a verificare la carica delle batterie è il densimetro. Quindi le prime 10 volte in estate, dove c'è il maggior sole, andremo a fare il bulk a 14,8 su questo tipo di batterie, può essere 14,4, può essere 14,6 a seconda delle batterie. Dopodiché, quando abbiamo finito la carica, mantenendo il flottaggio per 3-4 ore, andremo a misurare la carica. Se la carica effettivamente è giusta, vuol dire che abbiamo scelto un'opzione valida. Se vediamo che la carica era già arrivata al suo limite 2 ore prima, allora non dobbiamo lasciarla sempre a 14,8, quindi stabiliamo di fare una tempistica in voltaggio inferiore. Ad esempio, si può ridurre il 14,8 nella seconda fase a 14,4. Insomma, questi sono alcuni consigli che ovviamente in questo canale di Fai da Te dovrete vedere voi personalmente per adattarlo alle batterie che avete. Quindi non esiste una formula certa, dovete vedere voi quante batterie avete. Ad esempio, se abbiamo 10 pannelli, una batteria non possiamo neanche caricarla, perché andiamo subito in sovraccarica, la distruggiamo. Ma se c'è un equilibrio, come dicevo prima, guardate i prossimi video, un equilibrio nell'impianto, a quel punto vedrete che magari alle 10-11 di mattina è già carica la batteria, e quindi rimarrà fino alle 2-3 quando il sole scende. Andiamo col densimetro a misurare e vedremo che il livello è sul verde, non è né sul bianco né sul rosso, e quindi diremo: ah, ecco, questa è la carica completa. Questa è una soluzione ripiego, visto che questi inverter tutti non hanno la funzione di absorption, e tenendo presente che è solo una questione di programmazione
quindi per l'azienda, la casa madre, basta solo impostare una funzione in più in quelli che sono gli algoritmi interni della programmazione del software e avremo risolto il problema. Sono anche in contattazione con l'azienda per vedere se si riesce a posizionare questa funzione all'interno delle due fondamentali. Il 28 non c'è, questa è la funzione 29, anche qui va descritta in lavagna, cioè è il low DC cutoff voltage, sarebbe a dire quando al di sotto di una certa soglia delle batterie io devo staccare tutto per salvare le batterie. Anche qui c'è un'ampia discussione da fare, quindi questo video sarà, come vi ho detto, lungo, ma questi dettagli sono fondamentali. La funzione 29 è il low DC cutoff, sarebbe a dire quando le batterie arrivano sotto una certa soglia, lui spegne tutto, è una soglia di protezione. Ora, anche questa è influenzata dai picchi. Se abbiamo poche batterie, l'inverter potente, il momento in cui siamo, ad esempio, settariamo questo a 10,8, quando siamo a 11 volt,4 o 5 con poche batterie, cosa succede? Che a motivo dello spunto possiamo andare a 10,8 e lui stacca tutto. Allora dobbiamo prevedere questa mossa. Se vogliamo usare le batterie fino a un certo livello, dobbiamo magari invece di impostare 10,8 impostare 10,6. In questo modo a 11,4 farà uno spunto a 10,8 ma non salteranno le batterie, cioè non spegnerà l'impianto, ma a 11,2 quando andrà a fare uno spunto arriverà a 10,6, allora abbiamo stabilito il voltaggio che volevamo. Questo sempre per il oramai vecchio discorso di creare equilibrio affinché le batterie non si muovano nelle tensioni molto rapidamente. Quindi è meglio avere un po' più di batterie e l'inverter più piccolo e pannelli giusti per riuscire a caricare totalmente le batterie, ma neanche troppi per sovraccaricarle, soprattutto le piombo, perché invece le litio sappiamo che assorbono tantissima corrente, quindi tanti pannelli con le litio, pannelli giusti, circa il 10, 15, 20% della capacità delle batterie, e l'inverter che non crei con gli spunti rispetto alle batterie che abbiamo troppa corrente in assorbimento che ci fa calare le tensioni mandando in protezione l'inverter e tutti i meccanismi adesso connessi. Eccoci qui alla funzione 30, la più importante di tutte per salvaguardare le batterie al piombo acido libero, non le AGM e le gel, ovvero la funzione di equalizzazione. Così l'equalizzazione è abilitata, così è disabilitata. Ora, è una funzione importantissima, la vedremo in lavagna, e insieme a questa, visto che è legata all'equalizzazione, vedremo anche la funzione 31 sull'equalizzazione, cioè al voltaggio, si riferisce al voltaggio a cui dobbiamo portare le batterie in equalizzazione. Questo si riferisce al tempo di equalizzazione, questo al time out, cioè se non riesco a fare l'equalizzazione mi fermo, e questo si riferisce all'equalizzazione ogni quanto vogliamo farla, di solito va impostato 30 giorni, e questa è l'attivazione immediata dell'equalizzazione. Tutte queste funzioni le dobbiamo andare ad analizzare nei dettagli perché sono veramente importanti e servono a salvare le batterie al piombo acido, ovvero farle durare molto di più. Per quanto riguarda queste funzioni, l'inverter è quasi completo, perché queste funzioni, che sono esattamente 6, riguardano tutte l'equalizzazione, un aspetto molto importante. Cominciamo subito a dire qual è un limite della programmazione software. Hanno stabilito che l'equalizzazione vada fatta fino a 15 volt, quando invece le batterie della Trojan hanno bisogno di un'equalizzazione a 16.2. Quindi già questo è un limite che mi fa chiedere ma perché porre questo limite? A questo punto, se abbiamo batterie, chiamiamole standard, dove l'equalizzazione a 15 volt è tollerata, mentre per le Trojan è troppo bassa, andrebbe a 16.2, a questo punto abbiamo un set completo di equalizzazione. La funzione 30 è equalizzazione sì o no, cioè la vuoi o no? Se usiamo questo inverter per le litio, ovviamente dobbiamo mettere no, perché le litio
Le AGM e le gel non vanno mai equalizzate. La seconda funzione, la 31, è a che tensione, e se abbiamo le Trojan dobbiamo mettere 15 è il massimo, meglio che niente. Sulle batterie invece diciamo di un'altra portata, che non hanno le piastre piane di spessore così consistente come le Trojan, possiamo andare a stabilire anche 15, e questi sono tutti programmabili, cioè scegliamo noi quanto salire e quanto scendere. La 33, per quanto tempo? Qui dobbiamo sentire la casa madre. Ad esempio nelle Trojan appena menzionate il tempo è 3 ore, dobbiamo fare un'equalizzazione di 3 ore di durata. Poi tempo limite, cioè se è nuvoloso, c'è il sole, sono in un momento di fare l'equalizzazione, vado avanti, poi si ferma. Qual è il tempo limite entro il quale io dico vabbè, non ce l'hai fatta, fa niente, basta? Anche questo si stabilisce da 5 minuti a 900 minuti, quindi andiamo lì a settare quello che preferiamo in funzione anche della dimensione del pacco batterie. Questa è la 35, ogni quanto? Ogni settimana? Ogni mese? La Trojan, la casa madre, dice va fatto ogni 30 giorni. Quindi se impostassimo questo inverter carica batterie per questo tipo di batteria, dovremmo dire ogni mese, il limite non ha importanza, dobbiamo stare 3 ore a 16,2 e deve essere acceso. Se invece stabiliamo per le litio, no, e quindi annulla tutto il resto. Le gel, no, le AGM, no. Quindi a seconda delle batterie che usiamo, l'equalizzazione si fa quindi solo sulle piombo acido libero. Subito significa ero in vacanza, mi sono dimenticato di programmarlo, l'ho messo nuovo, le batterie un po' solfatate, voglio dargli una botta di equalizzazione. Con la funzione 36 lui attiva subito l'equalizzazione nella partenza della mattinata. Bene ragazzi, questo era il settaggio dei parametri di questo inverter diffusissimo e sembra difficile ma non lo è. E tenete presente una cosa, che è molto versatile. Come avete visto abbiamo tante programmazioni da fare e la possibilità di programmarlo in tanti modi. Abbiamo visto anche dei limiti, sembrano limiti scoraggianti, ma non lo sono perché tutti gli inverter hanno dei limiti. Questo è un inverter che ha carica batteria incorporato, carica batterie solare, quindi il regolatore di carica solare e funzioni che sono veramente esagerate per un inverter al basso costo che ha. È veramente, mi sento di dire, un affare. Io l'ho testato per 14 mesi, 3 apparecchi, molto, molto valido, molto buono. A questo punto è consigliato, questo è un canale di fai da te, tutto quello che avete visto dovete studiarvelo e adattarlo, e ci sono anche delle modifiche, delle situazioni che potete prendere in mano e risolvere, come ad esempio dei voltmetri, degli staccabatterie, in modo da poter utilizzare questo inverter appieno. Bene, è tutto anche per questo sudato video, io vi ringrazio di averlo guardato, spero sia stato utile, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo, buona serata.